Sai come si usa la parola sì in italiano? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di una parola italiana molto importante, la parola sì, che ha davvero tanti usi. Però prima di iniziare con la lezione di oggi voglio ricordarti che ho preparato per te un PDF fantastico su questa lezione. Quindi se vuoi ricevere gli appunti di questa lezione con tutto il materiale che usiamo oggi, puoi scaricare il PDF gratis cliccando sul link qui sotto. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Benissimo, adesso iniziamo subito con la lezione di oggi e parliamo di sì, però quando sì ha l'accento sulla i. Infatti, solo in questo caso sì ha semplicemente valore affermativo, sì, cioè il contrario di no. Per esempio, ti piace questo film? Sì. Mi piace. In questo caso sto dicendo sì, cioè sto dando valore affermativo alla mia frase. Mi piace il film. Sì. Ricorda che quando sì ha questo significato dobbiamo mettere l'accento sulla i. Ora vediamo tutti gli altri usi di sì quando non abbiamo l'accento. Il primo sì di cui voglio parlarti è il sì riflessivo. Per esempio, conosci i verbi svegliarsi, alzarsi, lavarsi? Beh, questi sono verbi riflessivi. Un verbo riflessivo è un verbo in cui l'azione viene compiuta dal soggetto sul soggetto stesso. Ti faccio subito un esempio. Guardiamo queste due frasi. Luca sveglia Maria e Luca si sveglia. Nel primo caso, Luca sveglia Maria, noi stiamo dicendo che Luca svolge un'azione, l'azione di svegliare Maria. Quindi dice Maria, Maria, svegliati. Luca sveglia Maria. Se però dico Luca si sveglia, l'azione la fa sempre Luca, ma chi sveglia Luca? Beh, se stesso, Luca stesso. Ecco perché lo chiamiamo verbo riflessivo, perché l'azione torna sul soggetto, su Luca in questo caso. Per far capire che un verbo è riflessivo, aggiungiamo il pronome si riflessivo alla fine dell'infinito. Ecco perché alzare, alzarsi, svegliare, svegliarsi. Però in realtà abbiamo un'intera lista di pronomi riflessivi. Coniughiamo per esempio il verbo svegliarsi al presente. Io mi sveglio, tu ti svegli, lui, lei si sveglia, noi ci svegliamo, voi vi svegliate, loro si svegliano. Quindi coniughiamo il verbo svegliarsi come svegliare, però aggiungiamo il pronome riflessivo. Possiamo notare quindi che il sì è il pronome riflessivo per la terza persona singolare, lui, lei si sveglia, e per la terza persona plurale, loro si svegliano. Adesso parliamo di un altro uso del sì molto importante, il sì reciproco. In realtà il sì reciproco è molto simile al sì riflessivo, però c'è qualche differenza. Partiamo subito da questo esempio. Andrea e Giovanna si amano. Andrea e Giovanna si amano. Beh, in questo caso sì, non ha proprio valore riflessivo, cioè Andrea ama se stesso e Giovanna ama se stessa? Forse, però in realtà in questo caso è abbastanza evidente dal contesto che abbiamo un sì reciproco. In questo caso l'azione è reciproca tra due persone, quindi Andrea ama Giovanna e Giovanna ama Andrea. Ecco perché si amano, cioè amano l'un l'altro, si amano vicendevolmente. Quindi il sì reciproco serve a far capire che un'azione è condivisa tra due persone, cioè io faccio questa cosa a te e tu fai questa cosa a me. Ecco perché si amano, lui ama lei e lei ama lui. I pronomi reciproci possono essere anche
ci, per esempio ci amiamo, cioè io amo te e tu ami me, o vi amate, cioè tu ami lui e lui ama te. Ovviamente i pronomi reciproci, al contrario di quelli riflessivi, anche se sono uguali, sono solo plurali, abbiamo solo ci, vi e si. Questo semplicemente perché l'azione è condivisa tra due persone, quindi ovviamente il verbo è plurale. Adesso andiamo avanti con un altro uso molto importante di sì, il sì passivante. Infatti possiamo usare sì anche per rendere un verbo passivo, ma sai cosa significa? Ecco, vediamo subito questi due esempi. Questo negozio vende i biglietti del concerto. Questo negozio vende i biglietti del concerto. Ma posso anche dire i biglietti del concerto sono venduti da questo negozio. I biglietti del concerto sono venduti da questo negozio. Ovviamente queste frasi sono tutte e due corrette, ma la prima è attiva, la seconda è passiva. Questo perché la prima ha un soggetto, cioè il negozio, che vende qualcosa. Quindi abbiamo un soggetto che svolge un'azione e poi abbiamo un oggetto, i biglietti. Nella seconda frase invece non abbiamo questa struttura, ma abbiamo un soggetto che riceve l'azione. Infatti abbiamo i biglietti che sono venduti dal negozio, quindi i biglietti ricevono l'azione dal negozio. Insomma, le frasi dicono la stessa cosa, però con un punto di vista diverso, ecco. Ma la seconda frase può essere scritta in un altro modo usando il sì passivante. Infatti possiamo anche dire i biglietti del concerto si vendono in questo negozio. I biglietti del concerto si vendono in questo negozio. Qual è la differenza? Beh, sicuramente è molto più semplice dire così, perché dobbiamo aggiungere sì alla forma normale, la forma attiva del verbo. E poi la frase risulta anche molto naturale, quindi è una struttura che ti consiglio di usare. Ma come funziona? Beh, qual è il soggetto della frase? I biglietti del concerto, che è plurale. Quindi dobbiamo usare il sì passivante e poi la forma plurale del verbo vendere, in questo caso al presente. Quindi i biglietti del concerto si vendono in questo negozio. Attenzione a una cosa, quando usiamo il sì passivante non possiamo specificare la persona o la cosa da cui riceviamo l'azione. Infatti noi prima abbiamo detto i biglietti del concerto sono venduti da questo negozio, cioè i biglietti ricevono l'azione dal negozio. Quando usiamo il sì passivante non possiamo specificare questo e quindi non possiamo dire da questo negozio ma in questo negozio, cioè i biglietti del concerto si vendono in questo negozio, va benissimo comunque. Ora vediamo un esempio però con un soggetto singolare. Per esempio, in questa panetteria si vende un pane delizioso. In questa panetteria si vende un pane delizioso. In questo caso stiamo dicendo che un pane delizioso è venduto in questa panetteria, però vogliamo usare il sì passivante perché è più bello e più facile e quindi usiamo si vende perché pane è singolare. E ora passiamo al mio uso preferito della particella sì, il sì impersonale. Ma che cosa significa impersonale? Cioè quando una frase è impersonale? Semplicemente significa che non c'è un soggetto preciso, però il soggetto è generale, non è specificato. Per esempio, Marco fa colazione con cornetto e cappuccino. In questo caso, chi è il soggetto? Marco, un soggetto molto preciso. Ma se dico in Italia si fa colazione con cornetto e cappuccino, chi è che fa colazione con cornetto e cappuccino? Beh, è generale. In generale, in Italia, le persone, gli italiani, fanno colazione con cornetto e cappuccino, quindi non stiamo parlando di una persona specifica, ma di un soggetto generale,
non specificato. Ecco, questa è una frase impersonale. Ecco perché ho detto in Italia si fa colazione con cornetto e cappuccino. Il si impersonale segue delle regole molto precise. Vediamole insieme. Vediamo la prima regola. Se nella frase impersonale non abbiamo un oggetto, allora il si impersonale sarà sempre alla terza persona singolare. Per esempio, in Italia si mangia poco a colazione. In Italia si mangia poco a colazione. Si mangia cosa? Non sto specificando che cosa, un cornetto, uno yogurt. No, sto dicendo in generale che si mangia poco, non ho un oggetto. Quindi abbiamo la terza persona singolare. In Italia si mangia poco a colazione. Se però invece abbiamo un oggetto, una cosa, allora dobbiamo usare si più il verbo alla terza persona singolare se l'oggetto è singolare e si più la terza persona plurale se l'oggetto è plurale. Per esempio, in Italia il 24 dicembre si fa una cena a base di pesce. In Italia il 24 dicembre si fa una cena a base di pesce. In questo caso abbiamo un oggetto, si fa che cosa? Una cena. Una cena è il nostro oggetto ed è singolare, quindi usiamo si fa perché abbiamo un oggetto singolare e quindi ecco, terza persona singolare. Si fa una cena. Oppure su YouTube si trovano tantissimi video utili di Teacher Stefano. Su YouTube si trovano tantissimi video utili di Teacher Stefano. In questo caso abbiamo video utili, quindi è plurale. Per questo motivo dobbiamo usare si più il verbo alla terza persona plurale. Trovano. Ecco perché si fa una cena e si trovano tantissimi video utili, chiaro? Però può capitare che in alcune frasi un po' più particolari, dopo il si impersonale abbiamo un aggettivo. Beh, ricorda che in quel caso l'aggettivo è sempre maschile e plurale e il verbo è singolare. Lo so, è un po' strano. Vediamo subito un esempio. Se non si è attenti durante la lezione, sarà difficile fare i compiti a casa. Se non si è attenti durante la lezione, sarà difficile fare i compiti a casa. In questo caso, come puoi vedere, attenti è maschile e plurale. Questo perché? Beh, usiamo la forma impersonale, terza persona singolare, si è, perché il soggetto è impersonale, è generale, e perché non abbiamo un oggetto, ma abbiamo un aggettivo e questo aggettivo attenti sarà maschile e plurale perché è generale. Non si riferisce a una persona specifica, ma è generale, appunto, fa parte di una costruzione impersonale, quindi sarà sempre maschile e plurale. So che questo può creare un po' di confusione perché il verbo è singolare, si è, però l'aggettivo è plurale, attenti. Lo so, però funziona così, è proprio una regola. Un'altra cosa molto importante che però voglio dirti è usare questa forma impersonale, il si impersonale, con un verbo riflessivo. Questo è un problema, infatti, perché se tu ci pensi, per formare la forma impersonale dobbiamo usare la terza persona singolare o plurale. E qual è il pronome riflessivo che usiamo con i verbi riflessivi alla terza persona? Si. Quindi avremmo due si, non va bene. Quindi se prendiamo per esempio il verbo svegliarsi e lo coniughiamo alla terza persona, si sveglia, e poi vogliamo renderlo impersonale, dobbiamo aggiungere un altro si, quindi si sveglia, non va bene. Allora, per risolvere questo problema, dobbiamo cambiare il primo si in ci, e quindi diciamo ci si sveglia. Per esempio, in Italia ci si sveglia presto la mattina per andare al lavoro. In Italia
ci si sveglia presto la mattina per andare al lavoro. Quindi in questo caso il soggetto è generale e impersonale, cioè le persone si svegliano presto, gli italiani si svegliano presto, ma dobbiamo usare ci per non avere due sì vicini. Quindi in Italia ci si sveglia presto la mattina per andare al lavoro. Questa lezione era proprio lunga, però adesso ti ho detto tutto quello che devi sapere sul sì. Conosci tutte le regole. E se vuoi ripassarle, non dimenticare di scaricare il PDF gratis di questa lezione con tutti gli appunti e tutto il materiale che abbiamo usato oggi. E se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è molto buono e quindi YouTube lo consiglierà a tante altre persone. In questo modo io potrò aiutare tante altre persone con il loro italiano. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!